Ciao, io sono Matteo, tiro con l'arco da più di 20 anni sia compound che arco nudo e oggi siamo nuovamente nella miniserie Perché uso ciò che uso e vorrei parlarvi dei flettenti che ho scelto per questa stagione indoor, i Border CV2. Ho già introdotto la border nel precedente video della serie Perché uso ciò che uso, in cui spiego del loro riser. Vi lascio quel video in descrizione o lo mostrerò qui da qualche parte sullo schermo se volete andare a recuperarlo. E come per quel video, per spiegare perché ho deciso di utilizzare per questa stagione indoor, ho deciso di comprare i loro flettenti, i border CV2, devo andare un attimino per punti per appunto spiegarvi di questi flettenti. Il primo punto è sicuramente la ricerca e sviluppo, l'ho già toccato nel precedente video, però per entrare un po' più nello specifico per quel che riguarda i flettenti, possiamo dire che la vera innovazione da parte della Border nasce nel 1999 circa, in cui hanno studiato e realizzato il primo flettente torsionalmente stabilizzato, che per puro caso io posseggo, che è il border ML2, che ai tempi era marcato Best. Best è la stessa azienda che produce il Moon e lo Zenith, quindi associato all'Arceria Arco e Frecce di Milano. E quello che hanno fatto è appunto stabilizzare torsionalmente il flettente, quindi aumentare la resistenza alla torsione, e questo ha permesso di iniziare ad esplorare delle curve differenti rispetto alle curve classiche che si hanno dagli anni 60 in realtà, perché la curvatura dei flettenti che vediamo tuttora, anche i top di gamma, è pari alla massima curvatura che si poteva ottenere con le tecnologie circa degli anni 60. Da lì non si è studiato molto poi a livello di curva del flettente, ma più di materiali, mantenendo appunto la stessa geometria del flettente. Qui potete apprezzare come la curvatura degli ML2, che sono dei flettenti del 1999, sia già differente anche a livello sia un aumento della curvatura e leggermente anche la geometria rispetto a un flettente con una curva convenzionale, classica. Questo è un flettente top di gamma, è l'MX. Da qui poi la Border si è spinta ancora e ancora di più, ha creato flettenti veramente con curvature estreme. C'è anche un flettente, l'X8, un prototipo dell'X8 che è la loro serie da caccia ad altissima energia, in cui hanno ottenuto addirittura un let-off, in cui in zona di ancoraggio il libraggio diminuiva di circa mezza libra, una cosa pazzesca. Poi non è stato commercializzato per un problema proprio poi di messa a punto del flettente, ma non voglio entrare troppo nello specifico. Attualmente il loro flettente più fluido è il CV9 e da 24 a 28 di allungo non ha alcun incremento di libraggio, è un qualcosa veramente di pazzesco. Avendo esplorato così tanto a livello di ricerca e sviluppo, attualmente la gamma ILF della Border comprende di 4 flettenti diversi in cui possono plasmare a loro piacere quella che è la fluidità nella zona di ancoraggio e l'energia che il flettente accumula. Hanno il CV1,5, il CV2, il CV5 e il CV9, dove all'aumentare del numero aumenta la fluidità in zona di ancoraggio e quindi l'energia accumulata nel flettente. Il CV1,5 sarà più simile a quello che è un flettente convenzionale, mentre il CV9, come vi dicevo prima, non ha alcun tipo di incremento di libraggio negli ultimi 3-4 pollici di espansione. Io ho quindi deciso di utilizzare uno dei loro flettenti, nello specifico il Border CV2, questo perché credo che sia un flettente che abbia quasi la massima curvatura possibile senza andare a influenzare quelle che sono le sensazioni di tiro durante lo string walking, quindi passando da uno string dei 5 allo string dei 50 metri, in cui ovviamente il flettente inferiore viene sollecitato più o meno rispetto a se siamo più vicini al punto di incocco
o meno, e più un flettente diventa curvo, più si sente a livello di trazione la differenza tra i 5 e i 50 metri, proprio perché un flettente si aprirà prima rispetto a un altro, e questo succede anche in un flettente convenzionale come l'MK, però essendo la curvatura inferiore si percepisce di meno questa sensazione di, in inglese lo chiamano cam rolling, quindi è come se si sentisse l'arco fuori sincro, in cui un flettente tira molto più dell'altro. Questo se facciamo string walking con delle curve esagerate. Per farvi capire, io prima dei CV2 usavo i CVX, che sono ancora più curvi rispetto ai CV2, adesso ve li mostro a schermo, e con i CVX io iniziavo a sentire una differenza di apertura dell'arco tra i 5 e i 50 metri, differenza che in questo caso era solamente una sensazione di tiro, non aveva alcuna influenza poi sull'uscita e sul movimento del punto di incocco. Quindi ho deciso di usare i CV2 e non i CV5, che sono l'evoluzione dei CVX ma ancora più curvi, proprio perché, volendo fare string walking, non volevo avere un peggioramento di queste situazioni o magari delle performance. Se io invece usassi un solo string o avessi la possibilità poi, perché questi flettenti non sono economici, così come il riser, di avere più flettenti per diverse tipologie di gara, io utilizzerei assolutamente i CV5 per gare a 18 metri e per gare a 50 metri. Questo perché per distanze a misura fissa, una volta sistemato il tiller, poi il flettente è uno spettacolo, e lo so perché i CVX io ero letteralmente innamorato di questo flettente. Il secondo punto, l'avevo anche questo già toccato nel precedente video, ed è la customizzazione. Customizzazione non solo a livello estetica, che fanno anche sui flettenti, hanno un rocket, diciamo la parte del rocket customizzabile con diversi colori di legno, e anche le scritte poi possono essere customizzate di diverso colore, c'è questa possibilità, ma anche proprio a livello di tecnicismo. Per farvi un esempio, il flettente che abbiamo comprato per Alessandra è un CV2 XS, XS perché è fatto proprio per, non voletemene accorci, non che io allunghi, però per allunghi che vanno dal 24 a 26 pollici a finestra. È l'unica azienda al mondo a sviluppare dei flettenti apposta per allunghi più corti. Avevamo chiesto un flettente che all'allungo di Alessandra, utilizzando il Tempest con i pocket a metà, sviluppassero 28 libbre e il tilleraggio fosse a zero. E loro hanno prodotto un flettente con tutte queste caratteristiche. Ovviamente, non essendo un'azienda di produzione di massa, ma essendo più un'azienda che punta molto a soddisfare le richieste del cliente, anche perché ne hanno le capacità tecniche per farlo, è possibile richiedere veramente un dettaglio che non è possibile ottenere con altri marchi. Per entrare nel lato un attimino più tecnico, parto col parlare del fitting del flettente, quindi come si inserisce all'interno dell'in-pocket del riser e come si incastra. Ovviamente border su border non c'è alcun tipo di problema, il fitting è veramente perfetto. In border, sapendo che il sistema ILF non c'è un gold standard, ma è un più o meno, infatti ci sono riser che si incastrano bene, meglio in alcuni flettenti rispetto che in altri, dipende molto dalle tolleranze come vengono prodotte, e quindi vendono anche dei dovetail e dei pin specifici per differenti riser. Per esempio sui riser win-win ci possono essere dei problemi di fitting, ma la border vende dei dovetail e dei pin su misura proprio per la win-win. Se il video vi sta piacendo vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi al canale, per voi è gratuito, invece a me fa
una differenza enorme sapere che questi video piacciono e vengono visti. E per continuare invece su un altro punto, sempre più tecnico del perché ho deciso di comprare questi flettenti, passiamo alla loro rigidità e stabilità torsionale. Come vi dicevo inizialmente, Border ha potuto iniziare a studiare queste curvature molto, molto estreme, con CVX si vede ancora meglio in relazione all'MK, ha potuto studiare queste curvature estreme proprio grazie all'incremento della rigidità prima della rigidità torsionale del flettente e poi da lì anche della stabilità torsionale, che sono due cose leggermente diverse. Ora, la rigidità possiamo definirla come la resistenza della punta del flettente alla torsione. E vi assicuro che i border sono veramente dei muri, è difficilissimo torcerli, e questo appunto ha permesso di studiare diverse tipologie e curve sempre più estreme. Questo perché tirando il problema del ricurvo è che nel momento in cui io punto la corda e tiro indietro, il flettente non vuole in realtà aprirsi in questo senso, verso l'alto, ma la via più veloce, a livello proprio meccanico, fisico del flettente, è ruotare di lato. Quindi la curvatura che vediamo nei flettenti convenzionali era proprio la curvatura massima che si poteva tenere all'epoca affinché il flettente si aprisse e non si torcesse di lato. E sono sicuro che se tirate da un po' di tempo voi avrete visto dei flettenti base, flettenti scuola, che nel tempo si stortano e a volte capita che invece di aprirsi giusto si torcano di lato e vengano fuori un po' di casini. Questa rigidità torsionale a me piace un sacco, perché? Perché significa che nel momento in cui si rilascia in maniera errata e la corda vuole fare questo movimento destra-sinistra, il flettente non glielo permette, perché la punta non si torce. Questo in realtà è leggermente più complicato, non è solo associato alla rigidità torsionale, ma anche alla stabilità torsionale. Sono due elementi correlati ma differenti. Per intenderci, due flettenti a diverse curvature, quindi l'MX, se avesse e non ce l'ha la stessa rigidità torsionale del CVX, sarebbe probabilmente più stabile torsionalmente rispetto al CVX, perché ovviamente l'MX è meno curvo, quindi risente meno di questo spostamento laterale in apertura rispetto al CVX. Ma io vi assicuro che l'MX è molto più morbido rispetto all'MK, al border. Io proprio probabilmente si vede anche in video, io riesco a torcere la punta dell'MX, cosa che non riesco in alcun modo a fare con il CVX e con i CV2. Stessa cosa, che sono di una generazione successiva rispetto al CVX, quindi ancora più stabili e rigidi torsionalmente. La cosa pazzesca è che dei flettenti del 1999 io vi assicuro che sono leggermente, e probabilmente si vede, con gli MX non ho fatto tutta questa fatica, leggermente più rigidi torsionalmente rispetto a un flettente top di gamma attuale. E vi assicuro che già questi flettenti del 99 erano una bomba e lo sono tuttora. Lo posso dire perché Alessandra le sue prime qualifiche e i suoi primi europei indoor nel 2024 li ha fatti con questi flettenti, quindi parlo con cognizione di causa. Questa rigidità e stabilità torsionale a me dà un sacco di sicurezza durante il tiro e poi lo vedo anche sul bersaglio a livello di risultato. I CV2 devo ancora metterli a punto e lo faremo insieme in una messa a punto per la stagione indoor, però quando io avevo i CVX
e sono dovuto passare agli MX, gli MX Korea, questo per un problema, sono flettenti che hanno i loro anni usati, li ho comprati usati dall'America, chissà come sono stati utilizzati, ho avuto un problema con il cuore e ho dovuto cambiarli. Quando sono passato agli MX io ho notato la differenza, non tanto a livello di precisione, perché io ho ottenuto la stessa precisione che avevo con i CVX con gli MX, gli MK Korea, quanto a livello di quanto mi perdona sull'errore. Noto che quando sbagliavo una freccia con i CVX l'errore era più ridotto rispetto all'MK nonostante la precisione fosse mantenuta. E questo proprio perché nel momento in cui io sbaglio un rilascio, se il flettente è più stabile, la corda invece che avere questo grosso movimento laterale ce l'ha di meno perché il flettente non gli permette questo movimento. In più c'è da dire che aumentando la curvatura, quello che succede è che la corda si stacca prima da un flettente classico, per intenderci intorno ai 20 pollici di allungo, la corda si stacca dal flettente, mentre con il CVX si staccava intorno ai 22-23 pollici. Scusate l'interruzione, volevo solo dire che i numeri che ho dato erano numeri un attimino a memoria, nel senso che poi variano molto dalla lunghezza del flettente e dalla curvatura del flettente. Per intenderci, con un flettente da 70 noi possiamo arrivare ad avere un lifting point da 18 pollici con una geometria classica fino ad averne uno a 28 pollici, dipende proprio dalla curvatura del flettente. Il concetto che volevo far passare era proprio questa differenza di quando la corda si stacca dal flettente. Ora vi lascio al video. Il che significa che la corda entra in contatto prima col flettente durante il rilascio e se entra in contatto prima viene guidata prima al centro, quindi ha 3 pollici in meno di movimento possibile laterale perché viene agganciata dal flettente e a quel punto può solo che andare dritta. Un altro punto, e questo vale un po' per tutti i flettenti, anche per esempio gli MX erano ottimi in quello che vi sto per raccontare, è la stabilità verticale. La stabilità verticale è simile a quella orizzontale, ma dipende tanto dal flettente in sé ed è anche tanto influenzata dal brace. La stabilità verticale si può definire come la resistenza del flettente a movimenti verticali. Questo lo si nota ad arco montato, si può provare a agganciare appena sotto il punto d'incocco, afferrare la corda e provare a muovere su e giù la corda. E lì si vedrà lo spostamento del punto d'incocco, se si mette la freccia si vede lo spostamento della punta della freccia e un flettente stabile verticalmente avrà una poca variazione del punto d'incocco. Questo significa che resisterà bene a differenze o nella pressione delle dita o errori che posso dare nella grip a livello di spinta. Non fa miracoli, però la differenza si sente. Ovviamente l'arciere che deve tirare bene, però ogni aiuto in più, seppur minimo, è ben accetto. Un altro punto è la velocità di questi flettenti e in generale di tutti i flettenti della border. Questo va di pari passo sia con l'energia accumulata all'interno del flettente, questo perché una maggior curvatura permette al flettente di accumulare maggiore energia e quindi poi di restituire più energia alla freccia e anche alla leggerezza che hanno questi flettenti. Il bello non è tanto avere una freccia più veloce, ma avere una freccia più pesante che va alla stessa velocità di una freccia più leggera. Questo perché le velocità che si raggiungono attualmente in generale sono già ottime, però se io ho una freccia di 30 grani in più che mi va alla stessa velocità di una di 30 grani in meno, voi potete capire che in volo quella più pesante a parità di velocità sarà sempre più stabile e io ovviamente vado a ricercare la stabilità della freccia.
Un altro motivo che mi ha spinto a comprare i CV2 dopo aver utilizzato i CVX è la curva di trazione. La curva di trazione si può graficare in maniera molto semplice: sull'asse delle X troviamo l'allungo, sull'asse delle Y troviamo invece l'incremento del libraggio. E un flettente classico avrà, con una determinata geometria, avrà una determinata curva di trazione. Più io aumento la curvatura e anche come è, non solo la curvatura della parte finale del flettente, ma anche come la geometria stessa di tutto il flettente, più io vado a modificare quella che è la curva di trazione. L'energia accumulata dal flettente è definita come l'area sotto la curva, quindi tutta l'area che si trova sotto la curva di trazione è energia accumulata, e come potete vedere questo è un esempio di un grafico in cui c'è i CV9, che sono i flettenti che accumulano più energia e sono più fluidi della border. L'area sotto la curva è molto superiore rispetto a un flettente convenzionale. Questo va a modificare anche la sensazione di tiro. Se con un flettente tradizionale, convenzionale, io ho un incremento sempre maggiore del libraggio più mi avvicino al punto di ancoraggio, all'ancoraggio, il famoso stacking, il famoso muro. Con il CV2 la parte iniziale è quasi come un flettente convenzionale, si sente che è leggermente più duro, e poi si sente in fase di ancoraggio uno scarico. Uno scarico si sente subito se si passa da un flettente convenzionale a questo, ma poi ci si abitua molto facilmente perché appunto non è così folle come curvatura. È giusto che io vi parli anche dei contro di questi flettenti, che poi in realtà non sono dei contro, perché io non ho ancora trovato un contro a questo flettente, sono più delle accortezze. Questo perché più un flettente è curvo, più richiede delle specifiche precise. Ora, prima di tutto a livello di messa a punto. Flettenti super curvi, molto rigidi torsionalmente, richiedono una messa a punto leggermente diversa rispetto ai flettenti convenzionali. Questo proprio per il modo in cui la corda esce dalle dita e per il modo e quando l'energia viene trasferita alla freccia. Però questo lo vediamo in un altro video in cui faremo la messa a punto del flettente. L'altro è a livello, possiamo quasi considerarli a lungo dipendenti, ovvero avendo questa curva di trazione particolare e avendo delle caratteristiche particolari in un determinato range di allungo, se io prendo un flettente da 66 e lo apro a 29, io perdo tutte le caratteristiche di questo flettente. Stessa cosa se io prendo un flettente da 70 e lo apro a 27, io perdo tutte le sue caratteristiche, ok? Se voi me li mettete con un brace a 8,75, perché i flettenti convenzionali vogliono 8,75, provate a metterli a punto e avendo loro una messa a punto diversa non vi trovate, quindi portate un brace della Madonna, non si rompe dopo 2 frecce, però capite che dopo 2 anni ne risentirà. E ricordatevi che un brace basso non è mai un problema per il flettente, un brace alto sì. Bene, questo è il CV2 e questi sono i motivi per cui ho deciso di utilizzare questo flettente d'ora in poi. Io non conosco di altre aziende oltre la Border che abbiano questa conoscenza a livello di geometrie dei flettenti, di materiali, e le rendano disponibili a tutti. Questa è una cosa bellissima. Vi lascio in descrizione il canale YouTube della Border, sono solo in inglese, però veramente Sid, che è il proprietario della Border, mette a disposizione al pubblico tutte le sue conoscenze proprio a livello di flettenti, di geometria, di utilizzo, di messa a punto, anche a livello di arco, e credo che sia una cosa giusta, perché se noi utilizziamo un arco è anche giusto sapere come utilizzarlo, ma anche perché si utilizza in un certo modo. È vero, poi negli anni altre aziende hanno iniziato a esplorare, Uka ad esempio, Gill ha fatto un suo modello più curvo, seguito poi dalla Win e poi la Win ha continuato con quella serie.
ci sono altre aziende artigianali che lo fanno, c'è da poco, almeno che io sappia, l'ho conosciuta da poco, in Germania la DK Factory fa anche le frecce. Oltreoceano ci sono i Morrison, i Max 6, sono molto conosciuti. In America anche i Blackwood Composite, un'altra azienda relativamente nuova, sempre in America, che fa flettenti super curvi. Tutto però è nato dalla Border. E questo non significa nulla, ovviamente, però io mi trovo benissimo con loro, mi sono sempre trovato benissimo, anche a livello poi di assistenza, qualsiasi cosa succeda, sono super disponibili, super chiari e molto onesti, quindi mi ci trovo molto bene. Quindi direi che io vi aspetto al prossimo video in cui andremo a fare la messa a punto indoor dei CV2, quindi non mancate, lasciate un commento se avete trovato utile questo video, se avete imparato qualcosa o se volete anche condividere con altri la vostra esperienza su flettenti con curvature diverse rispetto al normale e noi ci vediamo a un prossimo video.